Inoltre, astronauti cinesi a bordo della Stazione Spaziale Nazionale si stanno preparando a tenere la loro prima lezione di scienze dallo spazio. Ciao a tutti, oggi state guardando The World Today in diretta live da Pechino. Sono Lao Yang. Questo pomeriggio gli astronauti cinesi terranno una lezione ai giovani studenti sulla Terra dalla Stazione Spaziale Nazionale. Quindi ho una pallina da ping pong. L'ho messa nel bicchiere d'acqua. Vedete? La pallina da ping pong in realtà non torna in superficie, giusto? È dentro l'acqua. Quindi è un fenomeno molto diverso da quello che si verifica sulla Terra, perché la spinta idrostatica sembra scomparire, perché qui non c'è gravità. Quindi parliamo di annientamento in assenza di gravità. Sono Don Pettit, astronauta della NASA. Ho volato 3 volte sulla Stazione Spaziale Internazionale e ho trascorso più di un anno lì. Non credo che si possa bere un buon caffè all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Ok, il più delle volte hai assolutamente ragione. La tazzina standard non funziona in assenza di peso. Sai, la tazza che siamo tutti abituati a bere. Aspetta, ho un bicchiere proprio qui. Ho un bicchiere come questo, non funziona in assenza di peso. Ci vuole la gravità per trattenere il liquido sul fondo del bicchiere e ci vuole la gravità per permettere al liquido di fuoriuscire quando vuoi bere un sorso. Un bicchiere come questo non funziona in assenza di peso. Ci vuole la gravità per trattenere il liquido sul fondo della tazza. Ci vuole la gravità per trattenere il liquido sul fondo della tazza. Ci vuole la gravità per trattenere il liquido sul fondo della tazza. E ci vuole la forza di gravità per far defluire il liquido quando si vuole bere un sorso. Beccati! Ora, questo è veramente divertente e non c'è dubbio. Sono entrambi bugiardi, ma la cosa veramente divertente è che questa signora qui dice che non c'è galleggiamento in un ambiente a gravità zero. Ma guardate il pezzettino che è finito nel bicchiere d'acqua, osservate che torna a galla. Questo si chiama galleggiamento, a dimostrazione che non si trova in un ambiente a gravità zero. Ora, so che molti di voi diranno: ma aspetta un attimo, come fa la pallina da ping pong a rimanere sott'acqua? Beh, è sempre veramente semplice, perché non è una pallina da ping pong, è una piccola pallina di spugna. E mentre infila la cannuccia, ecco perché usa questa grande cannuccia per metterla proprio sopra. E mentre la spinge nell'acqua, tutte le bollicine di ossigeno nella pallina di spugna passano attraverso la cannuccia. E non vedete mai le bolle passare da lì finché non ingrandisco per mostrarvi l'ultima bolla che fuoriesce dalla cannuccia. Osservatela qui. Andiamo ad ingrandire un po' di più. Ok, ora guardate questo. Eccola, dritta nella cannuccia. E poi si vede ancora l'ultima bollicina aggrappata alla piccola pallina di spugna che non è riuscita a salire nella cannuccia. Suggerirei alla Cina di continuare a produrre esperimenti economici, perché non sono molto bravi a simulare lo spazio. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.